Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, e le tendenze energetiche per la crescita spirituale per il primo semestre del 2024. Wow, abbiamo la sacerdotessa, amici dei pesci. Si può far riferimento a qualche dote psichica che magari andrete sviluppando, può far riferimento a un acuirsi delle vostre percezioni extrasensoriali, semplicemente del vostro intuito, può far riferimento anche a qualche tipo di scelta che dovrete prendere, ma sarà una scelta effettuata nel migliore dei modi, perché quando c'è la carta della sacerdotessa è come riuscire a vedere oltre, è come vederci lungo, sapete? Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse proprio risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Ragazzi, vi comunico anche che usciranno poi ancora due letture, una sull'amore e gli affetti e l'altra sarà sul lavoro e l'economia, sempre per il primo semestre del 2024. Allora, abbiamo un 7 di coppe, il cavaliere di spade al contrario, un 8 di spade, un cavaliere di bastoni, il sole, il fante di spade e la ah no, scusate, questa è l'imperatrice. Potere femminile comunque. Allora, beh, devo dire che c'è anche un po' di potere maschile, ma è in minoranza. Partiamo da questo 7 di coppe. Qui l'idea è quella di un'apertura di certe possibilità, è l'idea di poter fare tante cose, di poter esplorare, di poter spaziare, sia a livello proprio di come vivere la vita, ehm, sia anche. Guardate, in realtà il 7 di coppe sì è collegato alle nuove possibilità, ma è anche collegato molto alla materialità, al fatto che, diciamo, ci sia un certo taglio nel vostro modo di pensare o nel vostro modo di vivere che faccia riferimento a quanto avete, ai possedimenti, alla bella macchina, alla casa, piuttosto che ai gioielli, piuttosto che le cose materiali, appunto. Come se ci fosse questo genere di cose o un determinato genere di cose che vi mantiene volando con la testa fra le nuvole, letteralmente. Ed è un po' l'attitudine che andrete a elaborare, insomma. Diciamo che poi avete questo cavaliere di spade, è un po' come se non poteste più sottrarvi a certe questioni. Come se mancasse in un certo senso un po' di determinazione. E qui vedo anche che con l'otto di spade ci sono delle preoccupazioni, ci sono dei pensieri negativi. È un po' come se aveste bisogno di fare una sorta di autoanalisi per capire dove in realtà vi state autobloccando a causa di questi desideri, a causa di queste illusioni. Abbiamo poi anche un cavaliere di bastoni. Qui il punto è, proprio perché non potete più sottrarvi a certe questioni, è un po' come se doveste iniziare a capire come affrontarle, come direzionare l'energia per riuscire ad affrontare queste questioni, appunto. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 7 di coppe.
abbiamo un re di bastoni e un 7 di spade, sono i giochi della mente. Allora, qui ho come l'idea che può essere una questione di potere maschile. Sapete che l'uomo viene sempre associato col potere, col soldo, la donna col essere sexy, con le tentazioni, col sesso, ok? E qui invece il taglio è un po' maschile in questo senso. Vi ho parlato solo dei lati negativi perché qua c'è un 7 di spade che parla di proiezioni, non perché l'uomo sia associato solo a quello e la donna solo a quell'altro, ok? Però, essendoci quello che è un 7 di spade che parla dei giochi della mente, qui abbiamo un 7 di coppe che parla delle illusioni della mente, ho come la sensazione che siate un po' troppo condizionati dai fattori materiali che riempiono la vostra vita, da certe situazioni o questioni dovute alla materialità, quello che avete voi nelle vostre mani, che han bisogno di essere un po' dominate, appunto. Però andiamo a vedere, è come se fosse un: "Okay, non posso più raccontarmi bugie, che cosa sono in grado di raggiungere, qual è il mio vero obiettivo?" E andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Abbiamo un 6 di spade e un 2 di bastoni. Sì, ho come l'idea che dobbiate smettere di stare per aria e iniziare a concretizzare dei successi, dei riconoscimenti. È come se aveste bisogno di fare dei progetti un po' più concreti per il futuro. Non è solo voglio questo quando sarò grande o quando, non lo so, avrò, non lo so, 40, 50, 60 anni, avrò quella cosa lì. Sì, ma intanto nel mezzo che cosa state facendo per iniziare a raccogliere i vostri successi? Che tipi di progetti? È per quello che non dovete più sottrarvi a certe questioni. Per qualcuno, non so perché, ma si tratta di un gruppo, è come se ci fosse un gruppo qui ehm, dal quale non vi potete sottrarre. Può essere un gruppo familiare o dei doveri familiari, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere l'otto di spade. Mm. Allora abbiamo un fante di pentacoli, regina di denari, amanti e giudizio. Allora, c'è qualche cosa che ha a che vedere con l'educazione, lo studio, la formazione. Quindi può esservi comunque utile magari leggervi qualche libro in più per capire come mi schierisco le idee, come diventare milionari, come ragiona un milionario. Sapete quei libri di crescita che vanno bene? Perché è come se aveste bisogno di educare voi stessi a fare, a scegliere, ad andare avanti, ad agire, appunto, a trovare un equilibrio. Devo dire, ragazzi, che per molte persone questo periodo affronterà un vero e proprio risveglio spirituale, perché qui avete il giudizio e gli amanti, quindi cambierà completamente il modo di pensare. Il fatto è che appunto non potrete più sottrarvi a certe questioni o far finta di niente, quindi sarà il momento dove imparerete, vi applicherete per trovare un equilibrio, per rinascere, per capire come muovervi. Inizierete a far fronte alle vostre responsabilità in modo consapevole, però. Non è che devo pagare l'affitto, vabbè, un lavoro qualsiasi va bene per pagare l'affitto. No. Cioè, magari alle volte sì, magari in certi momenti della vita sì, però è importante comunque fare un lavoro che perlomeno non ci faccia schifo, diciamo, perché poi ci dobbiamo passare 8 ore al giorno. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Allora, abbiamo la carta della forza, un 3 di pentacoli e un 9 di pentacoli.
Il punto è fare le vostre scelte da soli. Qui vi dice che avete la capacità, grazie a questo magari percorso di formazione, corso di meditazione, può essere qualsiasi tipo di studio, il libro di cui parlavamo prima, ho come l'idea che tutto questo lavoro che andrete a fare vi porterà a vedere appunto al di là, oltre. E è un po' come capire come potete fare tutto questo movimento da soli, senza appoggiarvi ad altri. Avete delle illusioni, avete degli obiettivi di vita, va bene, ma di che cosa vi dovete occupare per riuscire a raggiungere quell'obiettivo? Avete bisogno di formarvi, di studiare, è un lavoro sull'amor proprio qui, ve lo dico, ok? Perché infatti c'è anche il sole che è collegato con il terzo chakra, che è collegato col potere personale, che è collegato con i soldi. Quindi non solo il terzo chakra è collegato ai soldi, però vabbè, è uno dei chakra collegati ai soldi. Comunque è proprio un ok, vado, non mi sottraggo più, se voglio avere successo devo iniziare a fare dei programmi, dei progetti, devo capire come muovermi appunto e studio per. Ho come l'idea che qui vi dicano che è necessario uscire da un momento di staticità, siete voi che dovete agire appunto. Andiamo a vedere il sole. Cavaliere di Pentacoli. E 6 di spade. Allora, non importa quanto piano andrete nel vostro percorso di crescita, ognuno ha il suo ritmo, l'importante è andare sempre avanti ed è quello che vi dice questo cavaliere di denari. C'è una sorta di fatica, sento io qui, a pulire la testa da questi pensieri negativi e soprattutto ad agire. Qui dovete lavorare sulla forza di volontà. Ma con la scusa che ho un 6 di spade, io qui sento che ehm, ho come l'idea che vogliate infilarvi in un percorso di vita lavorativo, che è quello che vi hanno sempre fatto credere essere giusto per voi o essere quello che, diciamo, fa di voi una persona di potere, ma non collimi con quello che volete voi. In effetti inizierete, cioè ho diverse carte che mi dicono che inizierete un nuovo percorso di studi, un nuovo corso di aggiornamento, un nuovo corso, potrebbe anche essere professionale, ma lo vedo poco, come se fosse più in linea con voi. Andiamo a vedere il fante di spade. Diavolo, 10 di bastoni e imperatrice che avete già qui. Ragazzi, quello che vogliono dire il diavolo con il fante di spade è che ho come la sensazione che dovete un pochettino lasciar andare tutta questa mania di controllo, il fatto di avere certe cose sotto controllo, però in un modo tossico, perché comunque c'è questo diavolo. E qui avete anche un 10 di bastoni, può essere una tossicità dovuta a un familiare, vi dico, o dovuta anche a un progetto. Però 6 di spade, lasciare indietro i pensieri che avete acquisito durante l'infanzia, come se ci fosse da fare. Mi parlano di analisi logica, quindi ho come l'idea che anche quel percorso di studi di cui parlavamo prima vi potrà aiutare a vedere col terzo occhio. La sacerdotessa è colei che chiude gli occhi fisici e apre il terzo occhio, l'occhio eterico. Di conseguenza vede cose che altri non vedono, vede le dinamiche di comportamento che si ripetono, le dinamiche tossiche di cui ci parla il diavolo. Si tratta di tagliare questa dinamica tossica per riuscire a risplendere
Tenete presente che l'ultima carta è l'imperatrice e parla di prosperità. Andiamo a vedere. Qui un po' la parte, diciamo, critica è fare le cose in modo chiaro, fare le cose in base alla vostra chiarezza mentale, senza seguire le aspettative degli altri. Anche qui avete un 10 di bastoni, lasciate indietro le aspettative degli altri. Andiamo a vedere l'imperatrice. Allora abbiamo un 9 di bastoni con un fante di coppe. Allora, devo dire ragazzi che è un po' come il mettere un po' di più a terra la vostra capacità creatrice, perché qui vi vedo un po' nelle nuvole inizio lettura, come vi dicevo, non ci si potrà più sottrarre a certi progetti, a certe questioni, ma è anche il caso di iniziare a occuparsi attivamente, quindi magari attraverso studi, attraverso ricerche, attraverso dei libri, attraverso semplicemente il darsi un maggior valore, è il caso di iniziare a preoccuparsi di certe questioni e imparerete a muovervi nella direzione giusta, mi verrebbe da dire. Tenete presente che avete comunque la forza al contrario qui, ed è sempre una carta che parla di terzo chakra, quindi avete bisogno proprio di muovere la vostra forza di volontà, la forza interna, da soli, senza collaborazioni. Toglietevi dalla staticità, è un po' questo il mood, la vibrazione del prossimo semestre, ok? Sarete portati appunto al movimento. Movimento che sarà fatto proprio per, come vi posso dire, per il diventare più responsabili per voi stessi. Anche se un passo alla volta vedo che comunque andrete bene, c'è da pulire un pochettino la testa, c'è da pulire più che la testa le aspettative degli altri. Imparate a mettere, scusate, imparate a mettere le barriere. Qui avete un 9 di bastoni che parla proprio di quello. Dovrete maturare, concepire delle barriere. Le barriere possono essere fisiche, magari in ufficio potete mettere delle piante tra voi e i colleghi, barriere visive, diciamo. Durante un discorso possono anche essere barriere fisiche, cioè potete sempre mettere la mano davanti a una persona e dire aspetta un attimo e interrompere il gancio energetico. O barriere mentali, quindi no, tu puoi dire quello che vuoi, a me questa cosa non mi tocca. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. È come se vi toglieste dall'ingenuità, ragazzi, in questi 6 mesi. Dall'ingenuità inerente a qualche tipo di, magari nella vostra vita, piuttosto che, sì, lo sento per molti che riguarda la propria vita, come un muovere le pedine del vostro gioco. Ecco, guardate, sensibilità e forza. È proprio il gioco di questo periodo. Anche qui avete gli amanti sono, è una carta che parla di amore proprio, di mettere proprio in equilibrio quello che è l'amore verso se stessi, bilanciato con l'amore verso gli altri, ok? Sì, è un po' come essere forti ma allo stesso tempo sensibili e delicati come una piuma. Forti ma sensibili e delicati come una madre può essere col suo bambino. Ma non ingenui. L'ingenuità lasciamola stare. La maturerete comunque, vedo che maturerà parecchio in questo senso. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per capire insomma come navigare le energie del prossimo futuro, per darvi qualche spunto di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se volete sapere di che cosa trattano i video riservati agli abbonati, vi consiglio di andare a dare uno sguardo nelle playlist dedicate. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!